Cosa si intende per arte astratta? Abbiamo detto che è un'arte che non ha attinenza con la realtà o che se ne discosta, però la figurazione astratta, per esempio, non è un concetto che nasce nel Novecento, perché forme di astrazione possono essere considerate, per esempio, questi vasi, il vaso che voi qui vedete. Se voi prendete una figurazione astratta come questa di questo vaso, aveva un concetto, per esempio questa decorazione, ben preciso. Era quello appunto questo motivo geometrico di rappresentare una decorazione in questo caso di un vaso. Ma se voi prendete anche tutta l'arte, per esempio bizantina, troverete simbologie che rimandano a astrazioni, che rimandano a concetti diversi. Però anche in questo caso c'è comunque attinenza con la realtà. Vi faccio un altro esempio. Se voi prendete una bottiglia di Picasso, che Picasso ha comunque l'ha rappresentata in forma quasi astratta, semplificandone volumi, girandoci attorno, però quella bottiglia per Picasso rimane. Mentre nell'astrattismo non c'è nessun collegamento con la realtà esistente, mentre nell'opera di Picasso, anche se scomposta, anche se si fa un processo d'astrazione, o anche nei mosaici appunto bizantini, per esempio, se anche si fa un processo d'astrazione, comunque la realtà rimane sempre presente. Invece nell'astrattismo, in quello che farà Kandinsky, non ci sarà più nessun riferimento alla realtà e quindi i pittori procedono in maniera completamente autonoma rispetto alle forme che si vedono nella realtà. Trovano forme, immagini che nella realtà non ci sono. Quindi l'astrattismo utilizza un procedimento che non è più di astrazione della realtà, ma è un procedimento proprio di invenzione, perché l'arte astratta intesa nel XX secolo è un'arte di totale invenzione che non ha nessuna attinenza appunto con la realtà. E quindi lo scopo principale, il fine, qual è? È quello della comunicazione. Comunicare qualcosa che va oltre la realtà tangibile. Non a caso i periodi che, come abbiamo detto, è un periodo in cui è segnato dopo il periodo della Belle Époque, da un periodo di crisi, di tormenti, ha capito che si vuole andare oltre in una dimensione diversa. È la compagna di Kandinsky, è Gabrielle Munter, è anche lei pittrice, e Kandinsky lascerà la sua moglie per intraprendere una relazione con questa allieva, si laurea in giurisprudenza nel 1892, nasce da una famiglia anche benestante, nasce a Mosca, una famiglia della buona borghesia, il padre appunto lo vuole laureato in legge, lui sarà laureato in legge, però lui è sempre stato molto attratto anche da tutte le forme artistiche, lui deciderà a 30 anni di trasferirsi in Germania e frequenterà proprio l'Accademia di Belle Arti. Nel mentre lui studia anche pianoforte e anche violoncello e capirete come sono fondamentali questi strumenti e la conoscenza della musica per diventare un grande artista dell'astrattismo. Servirà anche nel gruppo dell'ambiente della secessione e nel 1912 verrà creato il manifesto dell'astrattismo. Poi lui sarà chiamato anche a insegnare da Gropius al House, è una scuola di arti applicate. Kandinsky ebbe una prima grande impressione quando vede una mostra di Monet. Vide questo dipinto di Monet, un dipinto impressionista, e rimase colpito perché lui lo vide da lontano. Vedendo da lontano non riusciva a capire che cosa ci fosse rappresentato. Però pur vedendolo da lontano, pur non distinguendo il soggetto, gli suscitò comunque un'emozione fortissima. E allora lui capì che il soggetto non è poi così fondamentale, perché quello che interessa sono le forme sintetiche, i colori, che possono creare delle forti emozioni. E quindi questa è una scoperta per lui sensazionale, perché fa una scoperta praticamente sensoriale, è una scoperta intuitiva, emozionale, e quindi capisce che forme e colori, anche svincolati dalla realtà, possono suscitare una grande emotività, grandi emozioni.